Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale. In questo video parleremo di un mezzo che a me personalmente ha colpito tantissimo, la nuova Škoda Enyaq 4. Un mezzo perché interessante? Perché è davvero un mezzo pronto a ribaltare quelle che sono anche magari le capacità produttive della Škoda stessa. Il nome infatti deriva dal gaelico e vuol dire l'inizio. Questo perché per l'azienda vuole essere davvero un nuovo inizio verso un mondo a zero emissioni, verso un mondo elettrico. Voi direte, cavolo, ma Škoda è già uscita, sta già uscendo, è già presente sul mercato con la nuova Škoda Citigo elettrica. Però questo è davvero un mezzo totalmente differente, oltre al fatto che è uno SUV e non è una city car, ma anche perché viene costruita con la piattaforma modulare MB di Volkswagen e quindi nasce totalmente elettrica, solamente elettrica, quindi anche per questo è un mezzo davvero interessante. E per me, piccola postilla, farà una grandissima concorrenza a quella che è la ID4. Volkswagen con la ID3 ha fatto una scelta commerciale definita, decisa, quella di puntare tutto sul brand principale del gruppo, Volkswagen appunto, perché l'alternativa è la Cupra Elborn, che però parte da un prezzo molto alto perché è la versione sportiva, è la versione con la batteria più grande e quindi sicuramente non farà concorrenza a quella che è la ID3. In questo caso specifico invece la nuova Škoda farà una concorrenza spietata per me alla ID4 e devo essere anche sincero, a vedere quelle che sono le immagini della ID4 e per quanto riguarda la Škoda, a me personalmente piace di più la Škoda. E ora andremo a conoscerla per meglio. È un video che sarà a rischio di essere un pochino lunghino perché le informazioni sono tantissime, alcune cose diciamo le farò in maniera più sintetica e poi eventualmente se vedrò che le visualizzazioni saranno tante, magari ci saranno tante richieste, farò un secondo video con uno specifico, un punto specifico sugli optional perché sono davvero tanti. Dovuto stiamo parlando di un brand che è all'interno di un gruppo tedesco e quindi come sapete bene gli optional vanno per la maggiore, quindi andremo a vedere successivamente quelli sono gli allestimenti, gli interni, andremo a vedere in una piccola parte quelli sono gli optional, andremo a vedere quelle sono le capacità della batteria di ricarica, andremo a vedere quelli sono i prezzi e vedete che ci sarà una grande differenza. Faccio un esempio tra la versione base totalmente accessorata e diciamo premerà abbastanza sull'acceleratore la versione accessorata, ma ora ci arriveremo. Andiamo a conoscere meglio la Škoda Enyaq, andiamo a vedere. La nuova Škoda Enyaq è lunga 4649 mm, larga 1879 mm, alta 1616 mm, con un passo di 2765 mm e un bagagliaio di 585 litri. Mezzo di assoluto livello, viene costruito a Mlada Boleslav, unico stabilimento al di fuori della Germania a produrre con la piattaforma MEB. I fari sono a LED, disponibile anche LED matrix a un prezzo di 1300 euro, diciamo non proprio un prezzo di favore. Nella versione più ricca è disponibile anche una calandra sul davanti con 130 LED, che insomma si fanno pagare e poi mi sembra personalmente un po' una tamarrata, io eviterei, ma giudizio prettamente personale. I cerchi nella versione base sono da 18 pollici, che nelle versioni più premiali vanno da 19 a 21, naturalmente è un qualcosa di personale, diciamo disponibile negli accessori. Il tetto è spiovente e conclude nella parte finale con uno spoiler nero pavo. È disponibile anche un tetto a vetro apribile sulla parte superiore che a me personalmente non dispiace, costa più di 900 euro ma non dispiace il fatto di avere più luminosità e un tetto apribile, poi sono scelte naturalmente personali. Internamente abbiamo uno schermo da 5,3 pollici davanti al volante e uno schermo da 10 o 13 pollici per quanto riguarda l'infotainment, anch'esso disponibile come accessorio o come allestimento interno e poi andremo a vedere perché gli allestimenti degli interni sono 6, sono particolari, sono anche diciamo economicamente un po' impattanti, dipende un po' quella è la scelta fatta, andremo a vederla poi successivamente. Vedete è praticamente priva a pochissimi pulsanti fisici sull'interno ed è rivestita con materiali ecologici di pregio. La vettura è disponibile con 3 versioni di batteria distinta. L'Enyaq 50 con 51,7 kWh netti di batteria, 340 km di autonomia e uno 0-100 di 11,4 secondi. La Enyaq 60 ha 58,3 kWh netti,
390 km di autonomia e uno 0-100 di 8,9 secondi. E la Enyaq 80 con 77,1 kWh di batteria netti, 510 km di autonomia e uno 0-100 in 8,7 secondi. Con motori così ripartiti, l'Enyaq 50 148 cavalli con 109 kW di potenza e 220 Nm di coppia. L'Enyaq 60 con 179 cavalli, 132 kW di potenza e 310 Nm. E la Enyaq 80 con 204 cavalli, 150 kW di potenza e sempre 310 Nm, questo perché pesa di più naturalmente. Successivamente arriveranno due versioni 4x4, la Enyaq 80 X e la RS. La RS sarebbe la versione sportiva, ambedue sono della versione Enyaq 80, con 460 km di autonomia entrambe e uno 0-100 di 6,9 secondi per quanto riguarda la 80 X e 6,2 secondi per quanto riguarda l'RS. Tutte le versioni, a partire da quelle 4x2 alle 4x4, hanno una velocità autolimitata a 160 km/h. Ha addirittura 5 modalità di guida: Eco, Comfort, Normal, Sport e Individual, che se come accessorio scegliamo il Dynamic Chassis Control, la modalità di guida influenza anche l'assetto degli ammortizzatori e lo sterzo. Ora andremo a vedere quello che è il mondo della ricarica, andremo a vedere quelli che sono i caricabatterie interni alle varie versioni 50, 60 e 80. Andremo a vedere anche quelli che sono i tempi di ricarica. Per quanto riguarda l'Enyaq 50 abbiamo un caricatore monofase in AC da 7,2 kW che permette uno 0-100 in 7 ore e 30 minuti e una DC da 50 kW che permette un 5-80% in 50 minuti. Per quanto riguarda la versione 60 abbiamo una AC trifase da 11 kW che permette uno 0-100 in 6 ore e 45 minuti e una DC da 50 kW che permette un 5-80% in 55 minuti. Disponibile optional da 530 euro la versione da 100 kW di potenza per la DC con un 5-80% in 42 minuti. La 80 ha un trifase da 11 kW che permette uno 0-100 in 7 ore e 30 minuti e una DC da 50 kW che permette un 5-80% in 70 minuti. Disponibile optional da 530 euro il caricabatterie da 125 kW che permette un 5-80% in 38 minuti. Andiamo a vedere quelli che sono gli assistenti alla guida, anche qui sono veramente molto importanti perché la sicurezza è determinata un po' per tutte quelle che sono le vetture, compresa naturalmente questa qui. Ovviamente il Travel Assist integra quelli che sono i diversi sistemi di guida di livello 2. La vettura praticamente ferma, riparte, tiene la corsia, gestisce le distanze e mostra il traffico su display. Ora andiamo a vedere nel dettaglio. Dispone del Predictive Cruise Control, praticamente tiene sotto controllo il traffico mentre si viaggia, riconosce i segnali stradali, sistema la velocità a seconda delle curve, degli incroci e dei nuovi limiti di velocità. Ha quindi il rilevatore dei segnali stradali che vengono inseriti sul monitor, ha il mantenimento di corsia adattivo, ha il Traffic Jam Assistant, praticamente con il Cruise Control e il mantenimento di corsia affronta gli incontri in autonomia e quindi naturalmente vi dà la possibilità di gestire le code in maggiore serenità. All'Emergency Assistant, che praticamente il guidatore, se non tiene le mani sul volante, prima riceve un segnale acustico, dopodiché la vettura rallenta fino a frenare e mette le doppie frecce. Abbiamo il Front Assistant, che praticamente sarebbe la frenata d'emergenza, il Turn Assistant, che praticamente se a uno svincolo non riuscite a girare la vettura si ferma e attiva un segnale di avvertimento. Il Side Assistant, che praticamente segnala al conducente, soprattutto per l'angolo cieco, del sopraggiungere di un veicolo, un ciclomotore o anche una bicicletta fino a 70 metri di distanza, con LED allo specchietto e vibrazione sul volante. Abbiamo l'Exit Warning, che praticamente il sistema vi avverte prima di uscire e di aprire la portiera del sopraggiungere di un pericolo e si attiva da 35 metri di distanza.
E poi è comodo anche il sistema di parcheggio a 360 gradi con una telecamera anteriore e una posteriore e quelle agli specchietti laterali. Alcuni piccoli dettagli però mi hanno particolarmente colpito e voglio condividerlo insieme a voi. Abbiamo in questa vettura uno scomparto preciso per inserire quello è l'ombrello, abbiamo una tasca portacellulare, abbiamo uno scomparto sotto la console centrale, abbiamo due prese USB al posteriore e abbiamo il portellone posteriore elettrico con la possibilità di apertura passando al di sotto quello che è il piede in maniera tale da aprirlo nel caso abbiamo le mani occupate. Ed abbiamo addirittura 6 versioni distinte per quanto riguarda gli interni, pazzesco, naturalmente cambia anche il prezzario. 2 sono per la versione da 50 ENIAC 50 e 5 sono disponibili per la ENIAC 60 e ENIAC 80. Per quanto riguarda la 50 abbiamo lo studio e il loft e per quanto riguarda la versione 60 e 80 abbiamo il loft, il lodge, il lounge, l'eco suite e la suite, con prezzi arrivano fino a 1900 euro. Tanto ora vedete nelle immagini, magari qualcuno di questi vi potrebbe colpire. Come vi dicevo, ora arriviamo a elencare quelli che sono i colori disponibili e poi arriviamo finalmente ai prezzi. Però prima di darvi queste notizie vi voglio fare una piccola premessa. Questo video ho cercato di sintetizzare un po' il tutto, gli accessori ragazzi sono veramente tanti, come dicevo prima queste versioni diciamo di aziende di brand che derivano dal mondo tedesco hanno tantissimi accessori. Addirittura vi voglio fare questa precisazione: l'ENIAC 50 tra la versione base, quindi voi la prendete così fatta e pronta, o totalmente accessorata, cambiano 12.000 euro. Quindi tra la versione base e la versione full optional ci sono 12.000 euro tra colori, accessori, quindi ragazzi la cosa si comincia a fare pesante. Però naturalmente poi sono scelte personali. Ora andiamo a vedere quelli che sono i colori e dopo andiamo a vedere quelli che sono i prezzi. Vi ricordo addirittura è possibile acquistare dalla Skoda anche quella è la Wallbox di ricarica per la casa. Mi immagino anche ci sarà un discorso con la concessionaria stessa per inviare quello è un elettricista per l'installazione, immagino, quindi il prezzo magari c'è da aggiungerci qualcosa, non credo sia quello diciamo segnato sul configuratore, sarà qualcosa in più, ma è una cosa interessante da annoverare. Andiamo a vedere i colori. I colori sono blu mediterraneo, che è il colore pastello, e poi abbiamo 7 colori metallizzati: il grigio artico da 730 euro, il nero turipano da 1180 euro, l'argento brillante da 730 euro, il bianco luna da 730 euro, il grigio quarzo da 730 euro, il blu race da 730 euro e il rosso velluto da 1180 euro. E questo è un po' il quadro dei colori disponibili. Ragazzi, se poi voi non andate ad aggiungere nient'altro di quello che è poi la scelta fatta dalla casa, non è affatto male ragazzi, perché poi ci sono gli incentivi da togliere e mi immagino un po' gli scontisti magari in concessionaria se non siete pre-booker, perché magari per chi ha la possibilità di prenotare in anticipo non sono sicuro che ci siano scontisti ad hoc. Per prenotarla ci vuole 500 euro e l'arrivo è previsto per la primavera del 2021. Il prezzo, come dicevo, non è affatto male, poi c'è da togliere gli incentivi. Per la ENIAC 50 il prezzo è 35.490 euro, per la ENIAC 60 39.490 euro e per la ENIAC 80 45.990 euro. Quindi il prezzo a me mi sembra veramente fatto veramente molto bene, perché poi ci sono gli incentivi da togliere, ma come dicevo occhio a mettere gli accessori, perché la versione da 51,7 kWh se la fate totalmente accessorata, quindi mettete il colore magari più caro e gli accessori sono disponibili, vi viene 12.000 euro in più e quindi praticamente raggiunge quello che è il prezzo dell'ENIAC 80 e quindi bisogna stare un po' in attenta a quelle che poi bisognerà aggiungere. Come vi dicevo, se le visualizzazioni saranno tante, le richieste saranno molte, faremo un qualcosa di più specifico sugli accessori disponibili e poi andremo a vedere in maniera un po' più dettagliata quelli che sono un pochino gli interni disponibili. Come dicevamo sono addirittura 6 disponibilità e quindi la scelta è veramente ampia e a me comunque ragazzi vi dicevo è un mezzo che a me è piaciuto tanto, ha tantissima spaziosità interna dovuto a un mezzo di 4,60 m, ha un prezzo veramente di livello se voi non andate ad aggiungere troppe ozze, perché 35.000 euro per un mezzo del genere a me mi sembra veramente
un grossissimo passo in avanti. Come vi dicevo, per me farà una concorrenza spietata alla casa madre. Io sarò curioso di vedere anche, diciamo, nell'anno prossimo quale delle due, tra la ID4 e la Skoda, avrà un maggiore successo, e non sono troppo sicuro che la ID4 avrà, diciamo, la meglio. Come sono curioso di vedere, ma l'anno prossimo, perché la Opel Corsa è partita in ritardo, le consegne ancora non è troppo, diciamo, informissima, visto che la mia è ancora da giungermi tra le mani. Sarò curioso di vedere tra la Opel Corsa e la 208 della Peugeot quale avrà la meglio come vendite. Sono un paio di mesi che la Opel Corsa sta consegnando di più della Peugeot, ma saranno casi sicuramente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio. Lo so che è un video venuto un po' lunghino, ma ho cercato di parlarvi di un mezzo che mi ha relativamente colpito e sono convinto che avrà colpito molti di voi. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo qua nel prossimo video. E alla prossima! Ciao! E forza elettrica! Ciao ragazzi, buona serata!